I have here a list of all greyhounds that was killed last year, 2 pages, each page 2 greyhounds, all were Australian greyhounds. Between 206 and 280 animals were killed last year. And in normal situations is killed 1 per day, which means 360 animals per year. And that is the reason why when we knew this situation in 2011, when our colleagues of Great UK USA have a meeting with us in Macau, China, we began to investigate, and we see that really that was the situation. And we asked the Macau government to help us to put those guys sit down in a table to have an adoption program for saving as much animals as possible. I mean, I met you a couple of years ago in Dublin, Albano, and it seemed like a dream then, you know, like a crazy dream, in fact. But and now it's real. On that time, I never was capable to go inside the Canadian. Only Exactly, yeah. You know, even not inside the can. I'm not talking even inside the can. I'm talking the area where the public goes. Yeah. But now I go there. I'm the boss. Everybody. They even used Anima T-shirt. You see. This was the companion of one dog called Louis. This is the Irish cat. Yes. This is maintenance. Yes. No, it's right rig. Maybe before it was high maintenance. Yeah. See, high maintenance. Okay. This is the big guy. Very big guy. So were there many dogs from Ireland there, Albano? Yeah, the Irish is this one. Were there more than one? Was there like 10, 20? Yeah, they came 9, 2 were adopted, and the 7 goes back. Che faccia da menoni che avete già. You know, they never have the attention of people, so they get so excited. See, people caring about them. Che faccia da menone, che faccia da menone. Can I say it? Okay. Okay, this is two papers. 1, 2. See on the right side, Italy, France. So, Thanks. and the number, all the date. If you do not understand anyone, just let me know. I tell you. Stavo dicendo. 3 del 2009, fantastica. One of the old greyhound, Massimo and I will adopt. The oldest greyhound that we have is around 12 years. It's not there in your list. Those that are the old one that need retirement, I take out from the list. So there are 53 in situation 1, which is serious problems, health problems, and 5, which is animals that the vets advise to get retired to good families. So I don't think those animals can survive to fly. Okay. So I prefer to keep them in Anima or in the center. So I took out number 1 and number 5, which is 53 dogs. Yes. Only for under 77 are capable to be adopted. We begin to clean the teeth. So this in group 2 mainly needs to clean the teeth. Mm-hmm. Okay, this will also be paid by Yat Yuen. So Yeah, because that's a big job, isn't it? So with the sedation and now the anaesthetic, blah, blah, blah. no, it costs a lot of money. Yeah. But I am not very much worried about that. The money is not mine. They use those animals to produce a lot of money in the past. Now they have to pay the bill. Yes. They could never pay the bill in a sense. Yes, for sure they never, because they killed 16 to 18,000 animals. Exactly. See, now you begin to go to the high density in the world. Yeah. You see those small, this is very tiny rooms with thousands of people. It's the poor area of Macau.
is where is Canidrum. Okay, Canidrum is all this. This was former casino, but no more casino here. Finish. And the main entrance is there. The other one. We go to the other one. We go to Q2 first, okay? Adesso c'è la seconda. That's the reason why they are so excited. Stiamo concludendo la seconda nostra giornata alla Canidrom. Sono state 2 giornate molto intense sia a livello operativo di lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto sono state 2 giornate emotivamente molto intense. Quando abbiamo varcato la porta del Canidrom ieri siamo state assalite io e Bettina e Gavin, che componiamo questa delegazione di petelevrieri che è appunto qui a Macao per 6 giorni. Siamo stati assaliti da un groviglio di emozioni. Da una parte un grande sollievo, commisto anche a gioia, perché stavamo incontrando 550 cani che finalmente sono salvi e finalmente non dovranno più correre e non saranno più macchine da corsa. E questo grazie al lavoro che è stato fatto in questi 7 anni. Dall'altra parte però ci ha sempre accompagnato anche tante altre emozioni di dolore e anche questa profonda consapevolezza, soprattutto vedendo tutto ciò di prima persona, di quello che questi cani hanno patito, che i cani Greyhound che sono stati detenuti all'interno di questo Canidrom nei suoi 55 anni di vita, tutto quello che hanno patito. Perché abbiamo visitato l'intera struttura, ci siamo resi conto in maniera molto forte di tutto quello, ancora in maniera più forte di tutto quello che già sapevamo, perché lo avevamo appreso tramite i racconti, le documentazioni, le inchieste di Anima Macao, di Great UK USA nel corso degli anni, del giornale South China Morning Post che nel corso degli anni ha pubblicato vari articoli di denuncia, ma una cosa è leggere, una cosa è vedere i video, per esempio un video estremamente forte di Animal Australia, e una cosa è poi vederlo con i propri occhi. E peraltro noi oggi vediamo un Canidrom, abbiamo visto in questi 2 giorni un Canidrom che è stato totalmente pulito, che viene mantenuto pulito ogni giorno da tutti i volontari e lavoranti che operano al suo interno, che ha subito sta continuando a subire tutta una serie di lavori di ristrutturazione per dare una vita dignitosa a ciascuno dei cani salvati, che in questo momento all'interno del Canidrom ci sono 531 cani, ce n'erano 532 fino a poche settimane fa, ma Jolly Cola, che era il più anziano Greyhound all'interno di Macao e ha quasi 13 anni, è morto per anzianità.
e oltre a questi 532 cani ce ne sono 14 ad Anima, sempre salvati dal canidrom, ma in questo momento sono all'interno del rifugio di Anima, già pronti per essere adottati. E quindi essere qui veramente ancora in maniera più forte ci ha restituito il senso di quanto è stata importante la lotta che è stata portata avanti in questi anni. Se il canidrom cesserà di esistere per sempre, se ora il canidrom non esiste più come cinodromo, come luogo delle corse commerciali, è grazie a questa campagna, a queste 2 campagne che si sono svolte in questi anni a partire dal 2011, quindi ben 7 anni. Il canidrom ha cessato di esistere a partire dal 21 luglio del 2018 e dal 27 luglio di questo anno i greyhound detenuti al suo interno sono salvi perché sono stati affidati ad Anima Macao sotto la supervisione e il controllo del governo di Macao stesso. Quali sono le campagne che hanno reso possibile tutto questo? Questa triplice vittoria, perché si sono ottenute 3 importanti vittorie. Uno, la chiusura definitiva di questo cinodromo, che era il peggiore cinodromo al mondo. L'altra vittoria importante è stata la salvezza di tutti i levrieri detenuti al suo interno. E il terzo risultato molto importante, che veramente segna quella che è poi la via maestra di tutta la lotta anti-racing, quindi contro l'industria delle corse, contro la crudeltà intrinseca dell'industria delle corse, perché l'industria delle corse è incompatibile con qualsiasi standard minimo di benessere e di sicurezza per i cani. Il terzo importante risultato che si è ottenuto è quello di far pagare ai responsabili, quindi all'industria delle corse, i danni arrecati ai cani. Quindi far pagare i danni, far pagare tutte le spese che comporta il curare questi cani e il restituire, il rendere possibile per loro una vita di dignità. Quindi prepararli per le adozioni e poi renderne possibile l'adozione. Questo è un terzo risultato molto importante. Quindi i 3 risultati importanti sono la chiusura del cinodromo, il salvataggio dei cani e far pagare i responsabili, perché i responsabili devono render conto della crudeltà arrecata a questi cani. Il canidrom, come vi ho detto, era il peggiore cinodromo al mondo. È stato aperto nel 1963, in 55 anni della sua attività hanno perso la vita all'interno di questa struttura qualcosa come 18.000 greyhound. 18.000 greyhound che sono stati sfruttati, maltrattati nelle corse, che qui hanno perso la vita o per vecchiaia o a seguito delle lesioni riportate durante le gare o per incidenti di gare o per malattie subentrate o anche semplicemente perché soppressi per ragioni economiche, cioè in quanto le loro prestazioni non erano più all'altezza delle aspettative. Si calcola che nel corso degli anni, nel corso dei decenni di vita del canidrom, ogni giorno veniva ucciso mediante eutanasia un greyhound, 30 greyhound al mese. Era di fatto il cinodromo col più alto tasso di mortalità al suo interno e con la più alta percentuale di incidenti durante le gare. I greyhound vivevano all'interno, le vedete anche qua intorno, di queste gabbie. La struttura è composta di fatto da 9 lotti, quindi 9 blocchi al cui interno ci sono 9 blocchi a forma di quadrato. Ogni lato di questi quadrati, di questi blocchi ha 10 gabbie, in ciascuna gabbia c'è al suo interno un greyhound ed erano dislocate su 2 piani. Queste gabbie erano fatte di cemento, non avevano nessun giaciglio, nessuna brandina, quindi giacevano sul cemento i cani. Non avevano nessun sistema di areazione e di illuminazione al loro interno. Tenete conto che oggi siamo a settembre, ma qui fa veramente un caldo tremendo, ma soprattutto c'è una percentuale di umidità elevatissima.
I cani correvano anche 18 gare al giorno per 261 giorni all'anno. 18 gare al giorno con temperature veramente elevate che spesso superavano i 36 gradi. La campagna che ha portato questi grandi risultati, la prima campagna è partita di fatto nel novembre del 2011 ed è partita a seguito di due importanti eventi. Uno, un articolo del South China Morning Post che nel giugno del 2011 denunciò appunto come all'interno del canidrom venissero uccisi un cane al giorno, quindi venissero uccisi 30 cani al mese e come appunto ci fosse una costante importazione di greyhound dall'Australia nel cinodromo di Macao ed erano tutti cani poi destinati appunto a morire al proprio interno. Nel novembre del 2011 un membro del board di Great UK USA, Charmaine Settle, venne in visita presso il canidrom e vide coi propri occhi le condizioni tremende in cui vivevano i greyhound. Da questo suo viaggio ne seguì un report inchiesta da parte di Great UK USA, siamo nel novembre del 2011, e poi a partire dal febbraio del 2012 partì ufficialmente ad opera di Anima Macao e di Great UK USA la campagna internazionale per chiudere il canidrom di Macao, che si chiamò Close the Canidrom. My name is Christine Dorchak, and I am one of the founders of Great UK USA Worldwide. What we have learned in the Canidrome is that it is basically a death sentence for greyhounds. Every greyhound that has gone there over the last decades is dead, died within months of getting there. The dogs were being exported from Australia for years. And as Albano mentioned, we held an international conference with 10 representatives from around the world. We went and we met with the mayor of Macau, with the advisor to the president of Macau. We presented a petition with 300,000 signatures from around the world. We held rallies 2 months later all around the globe, thousands of people in multiple countries, putting pressure on the president to close the canidrome. Questa campagna si è conclusa nel 2016, a questa campagna hanno poi aderito Animal Australia, Animal Asia, AFA Coalition e poi tante altre associazioni in tutto il mondo, molte associazioni in Europa. Per quanto riguarda l'Italia, l'associazione che ha partecipato è stato Pette Levrieri, che è stata la sola associazione che ha partecipato e che è parte di questo movimento internazionale che è stato prima attivo per la chiusura del canidrom e poi a partire dal 2016 è partita la seconda campagna chiamata Save Macau Greyhounds, guidata e promossa da 3 associazioni, di nuovo Anima Macao, Great UK USA e Pette Levrieri. E questa seconda campagna ha portato al secondo grande importante risultato, quindi non solo la chiusura del canidrom, ma anche il salvataggio di tutti i greyhound detenuti al suo interno. Ora siamo entrati nella terza fase, che è quella che in qualche modo spiega il lavoro che stiamo facendo in questi giorni. E cioè la terza fase è quello di dare a ciascuno di questi cani salvati una famiglia per sempre, una famiglia che possa far conoscere a loro cosa significa essere rispettati e amati. E quindi è iniziata questa terza fase che è quella del piano di adozione internazionale per appunto dare una famiglia a ciascuno di questi cani. Noi oggi siamo qui in queste giornate al canidrom, oltre che per aiutare, anche per incontrare i cani, per iniziare a fare un primo profilo caratteriale dei cani che verranno in Europa e anche per conoscere in profondità quelle che sono le condizioni anche sanitarie di questi cani. La maggior parte di loro sono in una condizione che permette loro di viaggiare, dovranno comunque essere preparati
per il viaggio, quindi non solo in termini di sterilizzazione, di cure dentarie, ma anche e soprattutto di essere messi in condizioni di buona salute per poter affrontare il viaggio. Dopodiché questi cani potranno trovare famiglia negli Stati Uniti, in Europa, in Italia, Francia, UK, Irlanda e in altri paesi dell'Europa, in Australia, alcuni stanno trovando famiglia qua a Macao e a Hong Kong, e nel resto del mondo. La condizione fondamentale per poter adottare uno di questi cani è che il paese in cui andranno questi cani abbia una legislazione, una normativa di tutela nei confronti dei greyhound, perché deve essere garantita loro il benessere e la sicurezza. Quindi questa è una condizione sine qua non. Abbiamo una rete di più di 50 associazioni distribuite nel mondo che si sono rese disponibili a partecipare fattivamente al piano internazionale di adozione di questi cani. E noi siamo qua appunto a fare questo lavoro. Tenete conto che all'interno del Canidrom la quasi totalità di cani sono australiani, perché venivano esportati dall'Australia qui a Macao. Quando poi le compagnie aeree australiane a partire dalla fine del 2015 si sono rifiutati di trasportare greyhound australiani, proprio a fronte della campagna di Close the Macao Greyhounds, che aveva denunciato le condizioni inaccettabili, disumane, inaccettabili per ogni paese civile in cui venivano detenuti i greyhound all'interno del Canidrom. Allora, non essendo più possibile esportare greyhound dall'Australia, il Canidrom ha iniziato a cercare di procurarsi greyhound dall'Europa, in particolar modo dall'Irlanda. E infatti qui al Canidrom sono stati esportati 9 greyhound irlandesi che erano detenuti all'interno del Canidrom. Per un po' abbiamo temuto che alcuni di loro potessero essere morti all'interno del Canidrom, invece tutti quanti sono vivi, sono stati salvati, 2 di loro sono stati adottati localmente, mentre gli altri 7 troveranno famiglia in Europa. Se tutto va bene, inizieremo ad avere i primi trasporti di greyhound in Europa a partire da gennaio, perché servono 4 mesi per poterli preparare, in quanto ci sono tutta una serie di obblighi veterinari e doganari che vanno assolti per la normativa europea sulla movimentazione di animali da paesi terzi, quali è la Cina. Quindi c'è tutta una procedura piuttosto lunga, complicata, fattibilissima, ma comunque insomma lunga, per la titolazione degli esami per la rabbia. E quindi da gennaio, se tutto va bene, arriveranno in Europa. Noi siamo impegnati, e parte del nostro lavoro qui era finalizzato anche quello, ad organizzare anche il trasporto internazionale. E quindi seguiteci, perché a breve verranno pubblicati i profili dei cani.